Raccontare la realtà è sempre stata per me una cosa istintiva, prioritaria e istintiva, perché ho sempre avuto un rapporto molto recettivo con tutto ciò che mi circonda, con il reale, chiamiamolo così. Ho cominciato a fare cinema proprio perché avevo bisogno istintivo, no? Quasi fisico, di penetrare le realtà che via via incontravo nella mia vita, no? Di conoscerle, di toccare le persone che incontravo, di materializzare le questioni che mi ponevo. E quindi raccontare il reale, cercare nella realtà, per me significa indagare nelle pieghe più nascoste e invisibili del reale. Quello che viene fuori attraverso dei procedimenti che sono personalissimi di adesione al reale, di relazione col reale, che quindi possono essere solo miei. E quindi per me raccontare il reale significa raccontare l'invisibile più che il visibile. E questo è una conquista, secondo me. Le prime cose che ho fatto, i miei primi cortometraggi erano figurativi, sembravano sovietici, polacchi, qualcuno mi prendeva in giro per questo, no? Perché ancora mi ricordo un cortometraggio dentro un mattatoio, tutto rosso, tutto bianco, tutto acciaio, no? Dove si evocava questo sangue pazzesco, questi animali che però non si vedevano, quindi una roba totalmente, no? Ed era la storia di un'operaia che lavava il sangue, quindi era proprio pittorico perché c'erano queste immagini tutte rosse e lei con l'acqua, con la pompa dell'acqua che proprio puliva, no? E pittava, veramente dipingeva. Dopo i cortometraggi ho comprato una telecamerina, la prima cosa che ho fatto sono andata a Ballarò. Ho vissuto con delle bambine, con i bambini, tra l'altro era un anno difficile perché era l'anno in cui avevano arrestato molte persone, perché c'erano stati degli abusi in famiglia, molti bambini erano stati messi negli istituti, quindi una cosa, no? Una specie di Beirut della situazione. Io ero senza paracadute da sola con questa telecamera che affrontavo per la prima volta il reale. Era, come dire, una proiezione verso una dimensione di scambio, di permeabilità col reale, non è una cosa dove io vado, film e me ne vado, no? Cioè è comunque una continua messa in discussione. Ed era l'estate del 2000, questo film si chiama E cosa è male. Ho cominciato fin dal primo giorno che volevo fare cinema a entrare nei posti dove non bisogna entrare, a sfrugoliare il reale, andare nei posti dove la gente non vuole andare, che sono i posti del dolore a volte, i posti miserabili, no? E poi nel 2003, nel 2002 ho girato, nel 2003 è uscito L'Isola, che è il mio film, quello diciamo, il caro film L'Isola, che è stata un'esperienza irripetibile. Film girato con pochissimo, a Favignana, con tutti attori non professionisti, bambini, Marcello Mazzarella l'attore. Un film diciamo fatto in condizioni assurde che però finisce subito a Cannes, è successo pazzesco, in Francia esce, cioè una di quelle esperienze diciamo della vita che ti cambiano molto perché chiaramente ti rendi conto come tu questo mestiere lo puoi fare davvero. E poi da lì io ho scelto proprio sistematicamente di fare film documentari, è stata una scelta politica per me. E quindi sostanzialmente se c'è un filo comune, sì, il filo comune è il lavoro, l'identità, l'infanzia, l'adolescenza, le migrazioni, però in realtà il tema del lavoro è stato sempre prioritario per me, fino ad arrivare a Con il fiato sospeso, no? Il film del 2013 dove la questione del lavoro è esplosiva per certi versi, no? Della tossicità dei laboratori di chimica dove i ragazzi studiano. E di lavoro, volendo, parla anche il film che ho fatto con Nada Malanima del 2009, perché in fondo sì, è un film musicale, di canzoni, è un film pieno d'affetto di cuore, diciamo, no? Perché è la vicenda di questa ragazzina di Gabbro che si separa dal suo piccolo mondo antico per entrare, diciamo, nelle scene di Sanremo, però anche lì la questione dell'identità attraverso il lavoro è prioritaria ancora una volta, perché lei è una cantante. Sicuramente una cosa importante che posso dire è che nulla ha lasciato il caso. Per esempio Con il fiato sospeso la scelta di avere uno dei volti più noti del cinema italiano, che è Alba Bakr, come protagonista testimone del film,
diciamo, intervistando un personaggio che in realtà è finto, ma quindi utilizzare il dispositivo del cinema di reale attraverso la spudoratezza della finzione, diciamo, tutto questo è un atto, è stato per me un atto, come dire, una dichiarazione di intenti, no? Il cinema di finzione non si può, come dire, non si può autocensurare e quindi, diciamo, non toccare certe corde, no? Cioè si può fare un grande film da una storia come quella del diario di Emanuele Patanè, che è un giovane ricercatore di 29 anni che prima di morire denuncia l'università perché lavoravano nei laboratori di chimica inquinati. È qualcosa di pazzesco. Allora abbiamo il coraggio di ritrovare le narrazioni vere che ci circondano. A volte il cinema lo si fa togliendo, non aggiungendo. Quando mi chiedono qual è la differenza tra il cinema di finzione e il cinema di realtà, io dico sempre che il cinema è il cinema e che sono le storie che ti chiedono come vogliono essere raccontate.